non uccide nessuno, nemmeno una persona, nemmeno un insetto. Ma secondo una commissione del Congresso americano, nei 12 mesi successivi, il 90% della popolazione morirebbe di fame, di sete, di malattie che credevamo di aver sconfitto un secolo fa. L'arma esiste, è stata testata e non è un segreto. Si chiama impulso elettromagnetico nucleare e per capire come funziona dobbiamo salire molto in alto, 400 km sopra la tua testa, più in alto della Stazione Spaziale Internazionale, più in alto di qualsiasi aereo, di qualsiasi nuvola. Lassù una testata nucleare esplode, ma non è come te la immagini. Non c'è fungo atomico, non c'è onda d'urto, nello spazio non c'è aria da spingere. C'è solo una sfera di plasma bianco che si espande nel silenzio totale. E da quella sfera, in ogni direzione, partono miliardi di fotoni gamma, invisibili, viaggiano alla velocità della luce e stanno puntando verso il basso. Quei fotoni gamma attraversano il vuoto e colpiscono l'atmosfera terrestre. Lì incontrano le molecole d'aria, azoto, ossigeno. E qui accade qualcosa che ha un nome preciso: effetto Compton. Un fotone gamma colpisce un atomo e gli strappa via un elettrone, non delicatamente. Lo lancia a una velocità prossima a quella della luce. Un singolo fotone, un singolo elettrone libero. Ma non è uno, sono miliardi, tutti nello stesso istante. E quello che succede dopo è qualcosa che non avresti mai immaginato. Ora, questi elettroni liberi dovrebbero semplicemente disperdersi, perdersi nel cielo. Ma c'è un dettaglio: la Terra ha un campo magnetico e quel campo magnetico fa qualcosa di terribile. Cattura quegli elettroni e li fa girare, come biglie su una pista curva. Gli elettroni spiraleggiano attorno alle linee di campo e, girando, generano un impulso elettromagnetico potentissimo che viaggia verso il basso alla velocità della luce. In un nanosecondo, un miliardesimo di secondo, quell'impulso raggiunge il suolo e copre tutto quello che c'è sotto. Un'unica detonazione, una sola, a 400 km sopra il centro degli Stati Uniti. E l'impulso copre l'intero Nord America, dal Canada al Messico, dall'Atlantico al Pacifico. Non è un'esplosione che distrugge un palazzo, è un'onda invisibile che abbraccia un continente. E quello che porta con sé è qualcosa che nessun muro può fermare, perché non è fatta di materia, è fatta di energia e ha 3 forme diverse, 3 modi diversi di distruggere. La prima onda si chiama E1 ed è la più veloce. Arriva in nanosecondi, 50.000 volt per metro. Per darti un paragone, un fulmine dentro casa tua induce circa 100 volt per metro. Questo è 500 volte più forte. E arriva così in fretta che nessun sistema di protezione sulla Terra riesce ad accendersi in tempo. I parafulmini non servono. I fusibili non servono. Sono progettati per millisecondi. L'E1 agisce in miliardesimi di secondo. È già dentro i tuoi circuiti, prima che qualsiasi difesa sappia che esiste. Dentro il tuo telefono ci sono miliardi di transistor. Ognuno ha le dimensioni di 3 nanometri, 3 miliardesimi di metro. Dentro ognuno c'è uno strato isolante, l'ossido di Gatte, sottile come qualche decina di atomi. Quel sottilissimo strato è l'unica cosa che separa un circuito funzionante da un pezzo di silicio morto. Quando l'onda E1 passa attraverso un qualsiasi conduttore, un cavo, un'antenna, anche il circuito stampato del tuo telefono, induce una corrente. E quella corrente, anche se minuscola, attraversa l'ossido di Gatte e lo perfora, come un ago rovente nel burro, irreversibile. Il telefono è morto e non si riaccenderà, mai più. La seconda onda si chiama E2
arriva dopo qualche microsecondo. È simile a un fulmine, ma non un singolo fulmine. Immagina un fulmine che colpisce contemporaneamente ogni centimetro quadrato di un continente intero. I sistemi di protezione contro i fulmini, quelli che difendono le centrali, gli ospedali, in teoria potrebbero fermarla. Ma c'è un problema. L'onda E1 è già passata un istante prima. Ha già distrutto quei sistemi di protezione. L'E2 arriva su una rete già morta e la finisce, ma non è ancora finita. La terza onda è la più lenta. Si chiama E3. Dura secondi, minuti. È un'oscillazione lenta del campo magnetico terrestre, identica a una tempesta geomagnetica. Ma il suo bersaglio non sono i telefoni, sono i trasformatori, quelli enormi, quelli da 500 kV che collegano le centrali elettriche alle città. Pesano 200 tonnellate ciascuno. Sono fatti su misura e quando l'E3 li attraversa, le correnti indotte fondono il rame degli avvolgimenti. Il 13 marzo 1989, una tempesta geomagnetica, niente bombe, solo il sole, fece esattamente questo in Quebec. 6 milioni di persone al buio per 9 ore. Ma quella era la natura. L'E3 di una bomba nucleare è peggio. E sostituire uno solo di quei trasformatori richiede dai 12 ai 18 mesi, se la fabbrica che li produce ha ancora corrente. Torniamo indietro. Tempo zero. L'impulso è appena passato. Non hai sentito nulla. Non hai visto nulla. Se eri all'aperto, forse hai notato un lampo in cielo. Forse no. Ma il tuo telefono è nero. Le luci si sono spente. La tua auto, quella con 50 centraline elettroniche, si è fermata. In autostrada. A 120 km all'ora. Tutte le auto. Contemporaneamente. E intorno a te un silenzio che non hai mai sentito prima. Entro 6 ore, i generatori di emergenza degli ospedali iniziano a spegnersi. Quelli che non sono stati distrutti dall'E1 funzionano a diesel. Ma il diesel viene pompato da stazioni che funzionano a elettricità. Le pompe dell'acqua si sono fermate. Non esce più acqua dai rubinetti. Non nelle case, non negli ospedali, non nelle caserme dei pompieri. Le comunicazioni radio sono quasi tutte morte. I ripetitori cellulari non esistono più. Internet è un ricordo. E il problema non è quello che si è rotto. Il problema è che tutto era collegato a tutto. Nei giorni successivi le città si svuotano. Il cibo nei supermercati finisce in 72 ore. Senza corrente, niente refrigerazione. Senza camion, niente rifornimenti. I motori moderni non partono. Le strade sono bloccate da milioni di veicoli fermi. I farmaci che richiedono catena del freddo, insulina, vaccini, chemioterapici, diventano inutilizzabili in poche ore. Ma aspetta, fermati un momento. Pensa a quello che sto dicendo. Niente di tutto questo è stato causato da un'esplosione, da un proiettile, da un veleno, solo dall'assenza di elettricità, solo dal silenzio dei transistor. In 12 mesi, secondo il rapporto della commissione EMP del Congresso americano, la mortalità stimata è del 90% della popolazione. 90. Non per le radiazioni, non per l'esplosione, per la fame, per le malattie infettive che tornano quando scompaiono i farmaci, per il collasso totale della catena logistica che tiene in vita 300 milioni di persone. 0 morti diretti dall'impulso, 270 milioni di morti indiretti. Questa è la bomba che non uccide nessuno. Ma c'è qualcosa che non ti ho ancora detto. Qualcosa che rende tutto questo ancora più inquietante. Ora fermati, perché tutto quello che ti ho descritto non è teoria. L'abbiamo già fatto. Il 9 luglio 1962. Operazione Starfish Prime. Gli Stati Uniti fecero detonare una testata termonucleare
da 1,4 megatoni a 400 km di altitudine sopra l'atollo di Johnston, nell'Oceano Pacifico. A 1400 km di distanza, alle Hawaii, i lampioni si spensero. Gli allarmi delle auto impazzirono. Le linee telefoniche si bruciarono. 1400 km. Con la tecnologia del 1962. Valvole termoioniche. Circuiti grandi come scatole di scarpe, progettati per essere robusti. Lo stesso anno, i sovietici fecero il loro test, a 290 km di altitudine. E il risultato fu ancora peggiore. Centinaia di chilometri di linea telefonica interrata, non aerea, sottoterra, distrutta. La centrale elettrica di Karaganda si spense. Fusibili bruciati in tutta la regione, con una testata più piccola, a quota più bassa e su tecnologia enormemente più resistente di qualsiasi cosa tu abbia in tasca adesso. Perché il punto è proprio questo. Nel 1962 un transistor era grande come un'unghia. Oggi è grande 3 nanometri. Milioni di volte più piccolo. Milioni di volte più fragile. Un'auto del 1970 aveva un motore puramente meccanico. Carburatore, contatti, cavi. Un impulso EMP non la fermerebbe. Un'auto del 2024 ha 50 computer a bordo, ognuno con miliardi di transistor da 3 nanometri. Qualsiasi campo elettrico superiore a un paio di volt li fonde. Ci pensi? Abbiamo costruito una civiltà intera su fondamenta di vetro. L'abbiamo fatta milioni di volte più complessa, milioni di volte più potente e milioni di volte più fragile. E poi ci siamo dimenticati che il vetro si rompe. Una soluzione esiste. Si chiama gabbia di Faraday, una scatola metallica chiusa che blocca i campi elettromagnetici. L'esercito americano la usa da decenni. Ogni veicolo militare, ogni centro di comando è schermato secondo lo standard chiamato Tempest. Ma la rete elettrica civile? I tuoi ospedali? Il tuo telefono? La tua auto? Niente. Quasi niente. I militari possono sopravvivere a un impulso EMP. La civiltà, che hanno giurato di proteggere? No. E questo è il punto che nessuno vuole affrontare. Non è un problema di tecnologia. La protezione la conosciamo. È un problema di volontà, di scelta, di soldi. Stai guardando questo video su un dispositivo che ha miliardi di transistor. Ognuno grande come una manciata di atomi. Ognuno costruito con una precisione che avrebbe fatto piangere un orologiaio svizzero del Settecento. Tutta la tua vita. La luce, l'acqua, il cibo che arriva al supermercato. La voce di chi ami al telefono. Tutto passa attraverso quei transistor. 200 anni di progresso, di scoperte, di ingegno umano, ridotti a un filo sottile quanto la luce che lo attraversa. Basta un lampo che non puoi vedere, un nanosecondo che non puoi sentire, e 200 anni tornano a zero. La civiltà non è solida, è un sussurro di elettroni. Io sono Renderium. E questa era la bomba che non uccide nessuno.